Ci sono due parole che sembrano fatte l'una per l'altra, due parole che si mescolano nelle loro radici più profonde, viaggio e calcio. E questo è Viaggio nel calcio. Viaggio nel calcio, nelle città e non solo, alla scoperta di una passione profonda e dei suoi 1000 volti, con Michele Pedrotti. Dedizione, cura dei dettagli, sacrificio. Che se ne parli in maniera metaforica oppure letterale, quando si parla di un campo da calcio, queste tre condizioni sono imprescindibili. Per questa puntata di Viaggio nel calcio siamo andati a scoprire quanto lavoro ci sia dietro la preparazione del terreno di gioco dei campi della Serie A Enilive, nello specifico quello di San Siro. Giovanni Castelli, agronomo della Serie A, responsabile del campo di San Siro. Innanzitutto volevo chiederti di cosa si occupa e qual è il tuo lavoro come agronomo e soprattutto come si applica anche a un mondo come il calcio. Facciamo conoscere al pubblico quello che succede nei giorni prima. Mi stavo già sbagliando, dicevo la settimana prima, ma a San Siro giochiamo sempre e quindi quello che succede match day -1, match day -2, match day -3. Assieme ai groundsman questo luogo ha bisogno di estrema cura, c'è una tecnologia esasperata perché diversamente il prato in questa condizione non ce la farebbe. Ed allora va seguito a livello agronomico, non già e non solo per farlo crescere, ma deve crescere in modo tale da essere gradito a chi lo calpesta, e cioè ai nostri campioni. In questo senso, qual è il lavoro nel quotidiano, secondo te, più importante da fare? Allora, in un posto dove si gioca molto, il campo si danneggia, perché ancorché è misto naturale e sintetico, la parte naturale si danneggia e quindi va riparata. Certo. Noi quotidianamente il lavoro più importante è quello di ricucitura degli strappi di gioco, che in termine tecnico che usiamo noi si chiama retopping. Quindi il fatto che i ragazzi con dei forchini manualmente, ed è un lavoro faticoso ma di precisione, riparino come delle sarte gli strappi che i giocatori, ahimè, immancabilmente compiono, è il lavoro più importante, perché tutto il resto, diciamo, è agevole o agevolato da tutte le diavolerie tecnologiche delle quali assolutamente a San Siro non ne manca nessuna, anzi abbiamo delle chicche che altri non hanno. Ecco, tra queste tecnologie c'è anche quella chiaramente dell'illuminazione, no? Con tutta la notte rimane di fatto accesa e soprattutto serve per tenere il campo al caldo, giusto? Assolutamente sì, e oggi è anche la giornata giusta per comprenderne veramente l'utilità. È una bella giornata, è azzurro, però all'interno del terreno di gioco c'è qualche spicchio di raggio di sole. Siamo all'ombra totale, saremmo all'ombra totale se non ci fossero queste luci. Vi do un dato. Senza entrare nel particolare, fuori dallo stadio il sole illumina ad un valore di 1500. All'interno dello stadio, pur in una condizione assolata come quella odierna, abbiamo un valore di 15, cioè 100 volte meno. E allora lo dobbiamo illuminare. Questa tecnologia arriva dalle serre. Sarà capitato a molti di andare in Olanda di notte ad atterrare ad Amsterdam e praticamente si vedono tutte queste serre illuminate dove gli olandesi coltivano le rose e le coltivano H24 7/7 e noi abbiamo importato, come molti altri top club europei, questa tecnologia. Ma non è abbastanza, va illuminato ma va anche coperto con questi teli. Abbiamo visto prima i groundsman che l'hanno steso, ecco, questo è un telo canadese che non solo ha un effetto coperta riscaldante, ma è fatto in una maniera tale da aumentare la potenza della luce trasmessa. Quindi questa maglia particolare nella quale è costruito fa sì che la luce aumenta la sua potenza. Quindi lo illuminiamo, lo riscaldiamo e mandiamo tutto all'ennesima potenza. D'altro canto con i nostri giocatori non potremmo fare altrettanto. Sbuca Pulisic, ne salta un paio, attenzione all'accelerazione, Pulisic, area di rigore, Pulisic! Con la punta del piede! Lautaro tocca per Di Marco, che va a calciare! Trova l'angolino, trova il pareggio!
Chiaramente il tema del campo è un tema strettamente legato anche agli infortuni, no? Voi chiaramente siete una parte importante anche per provare a prevenire diversi infortuni, no? Assolutamente. Un campo deve avere 3 caratteristiche, la prima delle quali non ci si deve fare male, ci deve essere una superficie anti-infortunistica. Poi bisogna giocare bene e poi deve essere anche bello da vedere, ma sicuramente non ci si deve fare male. E quindi tutto il nostro operato deve essere orientato a garantire la praticabilità di un campo bello ma soprattutto sicuro. Quindi vengono fatte delle analisi e vengono anche messe in atto delle azioni manutentive affinché il campo prioritariamente sia sempre sicuro, e a questo scopo abbiamo della regolamentazione che ci aiuta. In questo luogo, dove ovviamente abbiamo partite relative ai campionati UEFA, abbiamo la normativa della UEFA, ma anche in Italia la Serie A si è dotata oramai da 2 anni di un regolamento di utilizzo dei campi che ci aiuta a capire quali sono i parametri di riferimento e ai quali tutti si devono ovviamente orientare per garantire, oltre che l'uniformità delle superfici dal punto di vista prestazionale, soprattutto in ordine alla sicurezza. Un campo deve essere quindi sicuro, bisogna poterci giocare bene e deve essere bello, ma oltre a questo ci sono tante altre piccole regole da seguire. L'erba non può essere tagliata in modo circolare o con altre forme geometriche particolari. Solamente fascioni, come vengono chiamati in gergo, distanziati 6 metri l'uno dall'altro. Questo per agevolare anche i direttori di gara sulle situazioni di gioco durante le partite. L'erba è sempre perfetta, la cura è maniacale e in soccorso viene anche una piccola parte di sintetico. Se uno non lo sa, pensa di calpestare erba naturale, ma poi se la cerchiamo troviamo anche la parte sintetica, e la parte sintetica chiaramente è un 10%, mettiamola così, di quella che è la parte naturale che emerge dal terreno. Perché si sono fatti tanti numeri, no? Tante percentuali in questi anni sul sintetico di San Siro. Ecco, ma a cosa serve veramente il sintetico? Serve a stabilizzare il prato. Quando negli anni 2000-2010 non avevamo questa tecnologia, volavano le zolle. Certo. Allora, il sintetico serve per inchiodare le zolle sul terreno, quindi la maggior parte di sintetico è sotto e non la vediamo. Sopra ne fa capolino circa il 10%. Quindi tutto il sintetico è un modo di tenere fermo il prato, tenere ferme le zolle. Infatti, da quando abbiamo questa tecnologia, il prato si consuma, e infatti periodicamente lo sostituiamo, ma di zolle volate non ne abbiamo più viste. Parlavamo di sintetico, c'è anche la questione del rimbalzo, no? Negativa a questo. E il sintetico ovviamente non crea nessuna differenza comportamentale al prato, e se noi usiamo, i criteri delle norme a cui accennavamo prima, vediamo che il rimbalzo deve avere una certa modalità di esprimersi, ma non è solo un tema di rimbalzo, è soprattutto un tema di rotolamento, perché il calcio, come viene sviluppato oggi, è un calcio veloce, e quindi il pallone lo deve essere altrettanto, se non di più, e quindi il rotolamento si misura con questa slitta e non deve essere oltre una certa lunghezza, ma deve raggiungere una certa distanza dal punto dal quale si è improntato il calcio al pallone, che noi abbiamo simulato con questa slitta. Qua siamo a 4,50 metri. Siamo a 4,50 metri e siamo, nella norma rispetto alla tipologia di prato come lo stiamo calpestando oggi. Oggi il prato è un po' alto, perché domani andremo ad abbassarlo. Infatti una cosa essenziale che dobbiamo sempre tenere sotto controllo è l'altezza dell'erba, e la si misura con uno strumento che ci fa leggere come l'erba è alta, banalmente quanti millimetri, e sappiamo che il numero magico è 22 millimetri. I giocatori si aspettano un'erba alta 22 millimetri perché sembra,
poco comprensibile ai più, ma i giocatori lo sanno benissimo, che se al posto di 22 fosse 23 o 21, il pallone si comporta in maniera diversa e devono giocare in maniera diversa. E infatti la norma di Lega è tale per cui tutti i campi devono essere preparati nel match day a 22 mm. Un altro oggetto che è graditissimo ai giocatori, e lo dico con il sorriso, perché poi per i giocatori, non solo a San Siro ma su ogni campo, è duro, è molle, perché sui campi duri ovviamente si gioca più velocemente, ma oggettivamente insomma si è più sollecitati. Sui campi morbidi sono molto meno veloci, ma chiedono più energia per essere calpestati, e quindi non si sa mai quando si è nel range corretto. Questo è uno strumento, è un impattometro, il suo nome è Clegg Hammer, martello di Clegg, visto che è colui che l'ha inventato, e praticamente noi con questo strumento misuriamo il grado di morbidezza o durezza del campo ogni volta che abbiamo un match day, proprio per garantirci che sia nel range delle normative. Siamo nei polmoni di San Siro ed è giusto parlare di polmoni perché qui abbiamo appunto gli alveoli dei polmoni, perché siamo nel luogo che fa respirare lo stadio. Perché lo fa respirare? Perché questa macchina, quando serve, spinge aria dalle viscere della terra nel campo, oppure prende l'acqua che sta in campo, la aspira e la porta fuori. Quindi fa rimanere all'asciutto il campo di San Siro. Questa macchina, ce ne sono due, ne vediamo una, che funziona sempre, funziona 7 giorni su 7, L'abbiamo spenta, quindi abbiamo messo in apnea il campo di San Siro. Quindi è colpa nostra, vediamo quanto resiste in apnea, ma sicuramente resiste ed è abituato a resistere. Perché? Perché tutti i campi europei sono in apnea, tranne due, il campo di San Siro e Wembley. In tutti gli altri campi questo sistema non esiste. Da noi è stata un'idea che ci è venuta nel lontanissimo 1998 e ovviamente l'impianto era un precursore di questo è un upgrade rispetto a quanto abbiamo messo negli anni 90, ma il concetto non è cambiato. In verità è un sistema che è nato come al solito in USA tanti decenni fa, utilizzato per il golf ed è poi stato importato un po' in tutto il mondo per il calcio, in luoghi dove, ahimè, bisogna il campo farlo respirare sempre e farlo stare all'asciutto sempre, ma per due motivi, perché qua bisogna sempre poter giocare. E infatti io sto qui dal 1991, non è mai stata rinviata una partita. Motivo di grande orgoglio. Insomma, è la scala del calcio, era una scala asciutta della serie che abbiamo sempre giocato, grazie anche a questo ritrovato tecnico che, ripeto, d'estate o comunque in generale fa respirare il campo e quando in campo c'è acqua la asciuga, la aspira e fondamentalmente praticamente la prende da qui. Qui ci sono delle tubazioni che la portano oppure arrivano dal campo, la prende e con questo grosso motore, con questo grosso aspiratore, poi la butta all'esterno, se parliamo di acqua. Se parliamo di aria, ci sono delle camere grosse così che noi chiamiamo camere di calma. Se prendiamo aria dalle viscere della terra, che come minimo ha 20 gradi meno, la prendiamo fresca e raffreschiamo il campo. Quali sono i campi un po' invece più complicati da curare comunque? Quasi tutti della serie, che purtroppo le bombe d'acqua oramai ci accompagnano spesso e volentieri. Ricorderete le partite rinviate a Roma, rinviate a Genova, rinviate a Bologna. Oggettivamente tutte queste bombe d'acqua, alle quali ahimè dobbiamo abituarci, ci creano queste ansie di praticabilità dei campi. E fortunatamente, come dicevamo, San Siro no.
Io lo sento già in apnea, quindi dobbiamo rifarlo respirare, no, al più presto. Eccoci. E ci ringrazia. Perdonaci. Un'altra stanza segreta. Qui siamo nel luogo dove diamo da mangiare e da bere al campo, quindi siamo nella centrale che governa l'irrigazione del campo. L'acqua ovviamente serve al campo perché senza acqua l'erba non cresce, ma facciamo di più con questi macchinari, con questa strumentazione, con questo serbatoio, praticamente lo riempiamo di nutrimento. Quindi diamo da mangiare al campo. Quando abbiamo acqua in campo, l'acqua spesso e volentieri non è mai sola, ma sciolto del fertilizzante, dei prodotti che servono ovviamente a nutrire o a preservare le condizioni in campo. Il termine tecnico è fertirrigazione, cioè non ci limitiamo a dare da bere, ma al tempo stesso diamo da mangiare al campo. Michele, dicevamo che avevamo una serie di impianti, abbiamo visto quelli per far respirare, per far mangiare e bere il nostro campo e adesso qui siamo nel mio ufficio, in verità è l'ufficio dei miei groundsman e io vivo con loro perché è giusto così per essere a contatto delle esigenze che ad esempio per quanto riguarda San Siro sono anche quello di riscaldarlo, quindi da ottobre a marzo noi riscaldiamo il terreno di gioco che è perennemente a 18 gradi, indipendentemente dalla temperatura esterna, ed è fondamentalmente un riscaldamento a pavimento come quello, no, delle nostre case. Passa acqua a circa 40 gradi in queste tubazioni che sono sotto il livello del prato, qua vediamo delle foto in costruzione. Quando è stato costruito, in verità prima l'avevamo elettrico, adesso l'abbiamo ad acqua, ma va benissimo. Invece una cosa interessante che vediamo sull'altro PC, lì controlliamo H24, 7 su 7 cosa succede in campo. Infatti vedi che ci sono gli uomini, è una webcam, gli uomini che stanno tagliando e le luci in campo e chiaramente con l'illuminazione che danno queste luci anche nelle ore notturne, io mi diverto quando non dormo, poche volte, a vedere cosa succede alle 2 alle 3 di notte in campo e lo possiamo vedere tranquillamente da remoto. Ogni volta match day, appena finisce la partita, i miei groundsmen non vanno a casa a dormire, ma stanno a riparare il campo per magari la giornata successiva, perché capita a San Siro che abbiamo anche dei match day consecutivi, ovvero anche magari il match day -1 del match day successivo. La passione è sicuramente un fattore fondamentale all'interno di questo viaggio, ma senza il sacrificio di tante persone tutto ciò non sarebbe possibile. L'emozione che dà San Siro sia nei giorni che precedono l'inizio del campionato, le partite e durante la partita stessa sono impagabili, in verità in ogni stadio è così, ma nella scala del calcio con 2 squadre a un livello che è sempre bene o male top anche a livello europeo, sai di essere una componente essenziale perché poi sicuramente servono le tribune, servono gli spogliatoi, servono le hospitality e infatti si stanno sempre incrementando anche qui a San Siro, ma poi per 95, 96, 97 minuti il gioco avviene lì e chiaramente nel mentre non si può fare nulla, cioè quando l'arbitro fischia il kick-off poi quello che hai preparato oramai deve essere gestito solo dai calciatori e dall'arbitro, quindi assolutamente sì, di farfalle ne girano molte nello stomaco. Con tutto il team dei groundsman che con me collaborano e come tutti i groundsman su ogni superficie di gioco, per il ruolo che ho in Serie A io giro tutti gli stadi di Serie A e quindi cerco di motivare queste persone che non sono la parte fra virgolette povera del calcio, ma sono una parte essenziale per l'ottenimento del risultato e chiaramente l'emozione e il senso di responsabilità, certo, perché poi c'è questo senso di impotenza
che non puoi fare nulla quando la partita è già iniziata, e da loro vivi con apprensione ogni cambio di direzione, ogni fallo, ogni capitombolo, insomma ogni espressione del gioco che avviene appunto sulla superficie che hai curato sino a qualche minuto prima dell'inizio della partita, sapendo appunto che tutti stanno guardando il tuo lavoro. Oggettivamente è difficile lavorare negli stadi dove ci sono due club. Fortunatamente in Italia non sono molti, abbiamo oltre a Milano, abbiamo Roma, Genova e Reggio Emilia, ma ahimè a Milano e in verità anche a Roma con le coppe europee tutto si quadrupla. E chiaramente il sacrificio delle persone diventa l'ennesima potenza, infatti il turnover dei collaboratori a volte è anche marcato proprio perché non ce la si fa fisicamente a rimanere qui oltre 4, 5, 6 anni. Sei come anche un allenatore, se vogliamo, visto che parli di turnover come giustamente fanno gli allenatori. Assolutamente sì, poi io ho un rapporto speciale con gli allenatori perché sono praticamente gli sponsor del campo, certo, in quanto con le loro domande, le loro esigenze e le loro anche vezzosità a volte, come dire, ci pongono sempre allo specchio dell'essere migliori o dell'essere più adeguati, e quindi ben venga, io amo le critiche degli allenatori. Quest'anno non abbiamo Sarri, pazienza, perché lui è sempre uno di quelli che mi sollecita. Ci sollecita di più, e di ciò lo ringraziamo. Giovanni, allora intanto grazie mille davvero per l'ospitalità, per averci spiegato e fatto vedere tutte queste cose, però dicevo intanto perché magari ci diamo una promessa e torniamo, se vorrai e se ci ospiterai di nuovo, magari per un match day, così seguiamo il lavoro che viene fatto proprio nel giorno più importante. Ha una condizione, okay. Deve essere un derby, perché non sta. Possiamo preferire l'Inter o il Milan. Vero, quindi ci sta. Ci vediamo a un prossimo derby. Grazie Giovanni. Ciao Michele. Un racconto, quello di Giovanni Castelli, che ci ha portato all'interno di un mondo di cui si sa forse troppo poco e che non vediamo l'ora di raccontare ancora più a fondo. Sempre qui, a Viaggio nel Calcio, che torna prestissimo su Radio TV Serie A con RDS. Viaggio nel calcio, nelle città e non solo, alla scoperta di una passione profonda e dei suoi 1000 volti, con Michele Pedrotti.